Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale, buon lunedì. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, il Corriere dello Sport ci arriva oggi a capire che la situazione offensiva del Napoli dipendeva dal registrare il McTominay legame tra centrocampo e attacco e non solo. Io negli ultimi video e nelle live e voi nella sezione commenti sotto ai video che ho caricato fino ad oggi lo sapevamo già e ne abbiamo già parlato e ci eravamo già arrivati, ma qualcuno ci arriva oggi in netto ritardo. Due paroline su questo difensore che sta scalando le graduatorie a quanto si legge in orbita Napoli, ovvero Danilo della Juve, ma andiamoci con calma, andiamo a vedere cosa sta succedendo, perché sì e perché no, e poi mi fate sapere anche la vostra qui sotto nei commenti e uno sguardo alla classifica, perché poi è stata una giornata per quanto riguarda la classifica molto prolifica. Manca solo la partita Roma-Atalanta stasera, con un occhio verso la Roma di Ranieri che potrebbe mettere una ciliegina sulla torta. Ovviamente vi aspetto nella sezione commenti qui sotto. Per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Partiamo da McTominay e la situazione tattica che poi il Corriere dello Sport ci vuol far sapere. Antonio Conte non rinuncia mai a Scott McTominay, sempre titolare e mai sostituito da quando è entrato in campo contro la Juventus alla quinta giornata di campionato. Lo sottolinea il Corriere dello Sport. Uno come Scott, cascasse il mondo, non lo toglie e non lo toglierà mai, a meno che non sia costretto. Da quando è arrivato ha giocato accanto a Lukaku, anche alle sue spalle, ora è mezzala nel centro-sinistra nel 4-3. Cazzata questo 4-3 perché comunque tutto questo 4-3-3 che non mi esce nemmeno, non è che poi si veda, ma loro lo vogliono gestire così e la vogliono vedere così, liberi di fare ciò che volete. Copre le spalle a Quara, l'appoggia da una mano a Olivera sulla fascia, ma in realtà non c'è spazio di campo che McTominay non riesca a raggiungere con la sua corsa. Energia inesauribile, condizione fisica al top, indispensabile per tenere le due fasi di gioco, difende, imposta, attacca, catalizzatore di energia positiva. Non c'è cosa che il supereroe scozzese non sappia fare. Il Corriere ci arriva oggi, ma noi l'avevamo già detto, perché anche quando il Napoli aveva quella pallata su Lukaku sulla destra, Lukaku non aveva nemmeno una linea di passaggio con un compagno che gli dettava poi il passaggio verso il centro del campo. Ecco che invece, incamerando alcuni movimenti e registrando la posizione di Scott, il Napoli sta migliorando, perché parliamo di una squadra che non è ancora a livello offensivo ciò che vuole il mister sicuramente al 100%, però si sono visti ampi miglioramenti ieri nella partita contro il Torino, che è stata tenuta, ovviamente è stato tenuto il Torino in gioco solamente da Milinkovic Savic, che ieri migliore in campo del Toro. Ovviamente però più sale McTominay, più diventa indispensabile McTominay, più, rifacendoci alle parole del mister, dobbiamo trovare anche il degno sostituto, perché poi se vogliamo andare per la doppia titolarità l'anno prossimo dobbiamo vedere anche dove e come affacciarci sul mercato per tenere poi l'asticella molto ma molto alta, perché l'asticella che McTominay pone è veramente molto in alto. Ieri migliore in campo, ovviamente non lo dico solo io, ma anche giornali, statistiche, uomo partita e quant'altro. McTominay, se al 90° è ancora così lucido per scelte di passaggio, per chiusure, perché c'è stata una chiusura oltre il 90°, molto ma molto lucido a livello di energie, chilometri percorsi, è uno che non abbassa mai la guardia per attenzione e applicazione. Allora vediamo di pararci un tantino nel caso poi McTominay non può giocare qualche partita. Detto questo, il difensore che gira e rigira in orbita Napoli, ovvero Danilo della Juventus. Tutto sporco ha detto che abbiamo già il sì del difensore, per tutto sporco è già fatta, Danilo vuole venire a Napoli già domani e quant'altro, la prendiamo con le pinze come sempre la situazione di tutto sporco, però dobbiamo fare alcune considerazioni. Allora, io alzo comunque le mani nel caso il Napoli dovesse fare un colpo del genere, fiducia al mister, perché possiamo solamente dare fiducia al Napoli e allo staff
nel caso arrivi qualche calciatore di questo tipo. Di questo tipo perché? 33 anni. 33 anni e non solo, c'è una situazione infortuni che adesso vi andrò ad elencare, che a me non è che sta tanto a cuore, ovvero prendiamo solo il 2023-2024 perché comunque ci sono anche 22-23, 21-22, non è un calciatore che ha sempre fatto tutte le partite della stagione. 23-24, strappo a fascio muscolare 17 giorni, 23-24, problema fisico 31 giorni fuori, 23-24, infortunio alla caviglia 13 giorni, infortunio al bicipite femorale sempre 23-24, 8 giorni. Complessivamente è stato 2 mesi fuori. Quindi se noi vogliamo prendere un difensore, mettiamo che il Napoli piazzi il colpo a gennaio e questo in 5 mesi di campionato poi se ne fa 2, allora non vedo il perché andarlo a prendere. Poi se questa situazione infortuni viene relegata e il Napoli la battezza prettamente per una situazione di preparazione fisica, di seguire comunque al dettaglio ogni singolo calciatore che è in rosa, e sappiamo che la competenza in società adesso non manca e siamo tutti d'accordo, però diciamo che se prendiamo un difensore del genere per poi tesserarlo almeno a 2 anni, perché non credo che venga a farsi 6 mesi e poi si vede, soprattutto perché stai trattando con la Juventus e non ti regalerà assolutamente niente, poi potresti ritrovarti l'anno prossimo comunque a dover intervenire di nuovo per settare la linea difensiva. Alziamo comunque le mani e ci fidiamo di Mister Conte nel caso, perché comunque sono notizie da prendere con le pinze, nel caso dovesse arrivare un difensore come Danilo. Dal punto di vista tecnico, e chiudiamo, a me non dispiace nemmeno il difensore, perché poi prendi veramente un difensore tutto d'un pezzo che comunque sa il fatto suo, al di là della situazione infortuni, se lo prendiamo solo tecnicamente a me non dispiace nemmeno. Però 33 anni fanno storcere un tantino il naso. Ci affidiamo ad Antonio Conte e allo staff. La classifica dopo questa giornata di Serie A, aspettando ovviamente la partita di stasera, è veramente carina da vedere. Non so voi, ma a me piace e non poco. Napoli 32, Atalanta 28 che deve giocare stasera, Inter e Fiorentina 28, e colgo l'occasione per, diciamo, tirare un sospiro di sollievo insieme a voi per quanto riguarda la situazione Bove, che ieri giustamente ci ha lasciati con l'amaro in bocca e senza parole durante la live. Abbiamo dovuto chiudere perché ovviamente quando succedono queste cose e sei dal vivo, io stavo comunque vedendo la partita così al lato mentre eravamo live, succede una cosa del genere e non riesci più a parlare di pallone. Cosciente il ragazzo, risponde alle domande, le ultime a quanto abbiamo letto, quindi si è ripreso. Aspetteremo ulteriori accertamenti e vedremo poi se si riprenderà al 100%. Auguri di una pronta guarigione a Bove al 101%, perché comunque a 22 anni è bruttissimo pensare che hai dato tanto e ti sei fatto al limite il mazzo così per arrivare a giocare in Serie A, e affrontare una situazione del genere con qualche problemino che potrebbe sorgere, diciamo che è una cosa che spezzerebbe le gambe a chiunque. Noi gli auguriamo una pronta guarigione al 101% e che ritorni in campo quanto prima. Inter e Fiorentina con una partita in meno a 28, la Lazio perde con il Parma e quindi 4 punti netti di vantaggio, stesse partite giocate sulla Lazio. La Juve ci rimette altri 2 punticini con Lecce, e qui mi raccordo alla situazione. Il Napoli ha avuto un campionato semplice, il Napoli ha avuto un calendario semplice, scusate, il Napoli ha affrontato tutte le piccole, siamo parlati dall'affrontare le piccole, poi sì, però gli scontri diretti, è un Milan che non è un Milan, e l'Inter te la sei giocata così. La classifica parla chiaro, siamo lì su per meriti del Napoli e non assolutamente non per regali né avversari e né tantomeno dall'alto
in giallo fluo. Il Milan ha 22, 10 punti sul Milan, ma il Milan ha una partita in meno, ricordiamola, col Bologna. 21 il Milan, appunto, con la partita in meno che deve giocare anche la squadra di Italiano. Via via Udinese, Empoli, Parma, Torino, Cagliari, Genova, la Roma è a 13 punti e quindi stasera, cara Roma, sarebbe il caso di andare a 16. Noi la buttiamo lì. Ciliegina sulla torta di una giornata di Serie A che poi potrebbe concludersi alla grandissima per quanto riguarda il Napoli, perché noi tiriamo acqua come sempre al nostro mulino. Lecce dietro la Roma, Verona dietro il Lecce e in zona di retrocessione, anche se tra il Verona e il Lecce e il Como, il Monza e il Venezia che sono in zona di retrocessione adesso, c'è un punto comunque, il Como ha un punto di svantaggio, il Monza ne ha 2 e il Venezia 8 punti, quindi rispetto ai 12 del Verona 17esimo sono 4, è ancora corta la classifica, però per ciò che stiamo vedendo in campo comunque il Venezia non credo che riesca a risalire, poi tra le squadre lì giù forse il Lecce potrebbe diciamo fare qualche punticino in più, vedo un Verona veramente veramente allo sbando, così come il Genoa che ieri non mi è piaciuto, ho visto la partita, quindi ci sono ancora 5-6 squadre per 3 posti e non è detto ancora, non si è diciamo schematizzata nemmeno la lotta alla retrocessione, così come è corta la classifica lì su, però tenere al di là che poi l'Inter e l'Atalanta devono, l'Inter e la Fiorentina, scusate, devono recuperare la partita di ieri, tenerli a debita distanza comunque porta quella piccola pressione psicologica quando devi andare a giocare la partita, al limite vai a recuperare la partita e sai che vincendo quel recupero comunque sei dietro al Napoli, porta un tantino di apprensione in più. Ovviamente l'Inter sa benissimo cosa e come deve fare perché è squadra navigata in un cammino scudetto, in un cammino di un campionato, sia la squadra sia diciamo i calciatori in rosa e sia l'allenatore, perché comunque hanno già vinto e sanno benissimo cosa fare e come impostare una stagione, perché è lunghissima e lo sappiamo tutti che è lunghissima, però ci godiamo questa classifica a 32 punti in 14 giornate con un più 12 di differenza reti. Non potevamo chiedere altro. Diciamo che chi aveva pronosticato un Napoli primo in classifica ad oggi mente spudoratamente, perché credo che non ci sia nessuno, non ci sia stato nessuno, non ci sia e non ci sia stato nessuno a Napoli e non, che mettevano la squadra azzurra prima in classifica ovviamente a inizio dicembre. Speriamo di mantenere questo ritmo, ci sarà la Lazio in Coppa Italia per poi affrontarla anche in campionato, doppia sfida con la Lazio che ha tutte le insidie del mondo, sia per quanto riguarda la Coppa Italia sia per quanto riguarda poi l'affrontarlo di nuovo in campionato, perché affrontare lo stesso avversario in 3-4 giorni diventa complicato a livello tattico, ma noi abbiamo tutte le armi a disposizione, sedute in panchina nello staff e anche per chi entra in campo. Sempre Forza Napoli, fatemi sapere la vostra, ci vediamo nel prossimo video, ciao!